Ciao a tutti voi Giramondo, benvenuti in questa nuova avventura di Der Urlauber. Venite con me a scoprire l'entroterra siciliano in una piccola cittadina, come dire, molto legata al Natale. Come? Non credete possa esistere un paese simile in Sicilia? Beh, seguitemi e lo scoprirete. Il piccolo borgo di Castelbuono dista circa 92 km da Palermo. L'entroterra siciliano purtroppo non è molto sponsorizzato, non perché non sia bello, ma perché si ha la falsa considerazione che la Sicilia, essendo un'isola, sia solo meta estiva. Credenza decisamente falsa. Giunti in paese ed aver fatto qualche scongiuro per trovare il parcheggio, ci si può addentrare in questo splendido paese, preservato per quanto possibile nel suo storico splendore. Per quanto tracce di insediamenti in loco risalgano al periodo neolitico e poi successivamente greco, la vera storia di Castelbuono nasce in epoca bizantina, con la famiglia Ventimiglia. Dai primissimi anni 1000 e nei secoli a venire la famiglia Ventimiglia governò la zona, facendola crescere in territorio ed anche a livello economico. Le strade in pietra e le strutture armonicamente non moderne fanno sì che il visitatore possa percepire l'anima millenaria del paese. Questo ha un piccolo centro dove sono conservati tutti i suoi tesori, facilmente visitabili in un'unica giornata. Iniziamo il nostro tour con la fontana della Venere Ciprea. Si tratta di un'opera del XV secolo che era prima presente nel vecchio castello dei Ventimiglia a Geraci. Quando il suddetto castello venne dismesso, una delle numerose fontane venne trasportata qui, e stiamo parlando proprio di questa. Ma continuiamo lungo il viale principale. Possiamo vedere come il paese sia pieno di vita. Le piccole stradine strette richiamano l'urbanistica medievale e donano carattere alla zona. Ma continuiamo ed arriviamo nella piazza principale, Piazza Margherita. Qui sulla destra possiamo ammirare la Matrice Vecchia, detta anche Santissima Maria Assunta, un'opera maestosa risalente al XIV secolo, di stampo gotico-romanico, con riferimenti catalani ed anche chiaramontiani. Vi ricorda niente questo stile? Beh, qui sopra troverete la risposta. L'interno della chiesa è molto austero, ma è impreziosito da diversi dipinti. Impossibile non citare le due splendide palle di altare dei primi anni del Cinquecento. Come è anche bello poter vedere gli emozionanti affreschi presenti sia nella cappella che nella cripta sottostante, un qualcosa di davvero unico rispetto all'architettura siciliana delle altre chiese. È davvero evidente la missione di stili presenti in questo luogo ed è simbolo dell'estrema ricchezza di cui godeva il paese. Sia nella cripta, appunto, che nella cappella laterale è possibile ammirare diverse scene della vita di Cristo, che si sono meravigliosamente conservate nei secoli. Usciamo quindi dalla chiesa ed anche se meriterebbe una visita all'antistante museo presente nella torre dell'orologio, decidiamo di continuare il cammino raggiungendo il castello dei Ventimiglia. Questa imponente opera costruita nei primi anni del Trecento ha un forte stampo arabo-normanno. La sua forma quadrangolare richiama molto i forti arabi, mentre le torri possono richiamare maggiormente lo stile normanno. Quando nella fine del 400 Castelbuono venne promossa a capitale dello stato dei Ventimiglia, il castello subì svariate trasformazioni e migliorie. Infatti intorno al 500 divenne dimora ufficiale di Francesco Rodrigo Ventimiglia ed a motivo di ciò il fasto della struttura aumentò notevolmente. La cappella all'interno del castello, che già da mezzo secolo conservava le regole di Sant'Anna, venne migliorata e ristrutturata dai maestri Zerpotta, che grazie a un'innovativa tecnica riuscirono a creare dei bassorilievi di imparagonabile e impareggiabile fattura, che seppure sembrano fatti di marmo sono realizzati con del gesso, un'opera barocca stupefacente. Nel Settecento il prestigio della famiglia Ventimiglia cominciò a scemare, fin quando nei primi anni del Novecento il castello venne acquisito dal municipio. Si tratta di un'opera davvero piacevole da visitare perché, oltre a mostrare le meraviglie uniche come appunto la Cappella Palatina del Serpotta oppure il Museo di Arte Moderna presente all'interno del castello, si tratta del punto più alto dove poter ammirare l'intero paese.
Ma dopo aver nutrito l'anima con tanta bellezza, è tempo di nutrire anche lo stomaco. Difatti Castelbuono non è solo una meta da fare per le sue meraviglie storico-artistiche, ma anche per via delle sue eccellenze culinarie. Difatti, cosa ha fatto il vostro Gabrielino? Ha pensato anche a questo. Credetemi, non prendo un euro, tuttavia ritengo sia giusto poter elogiare anche le meraviglie gastronomiche locali. E quindi, visto che vi trovate a Castelbuono, non potete non provare la cucina di Nangaruni, un ristorante eccezionale sia per le materie prime usate che per la maestria con cui queste sono cucinate. Qui potete preparare dei piatti slow food davvero unici, che dovrete per forza provare per poter capirne la bontà. Ma non fermiamoci qui, miei cari, poiché dopo un pasto tanto delizioso non possiamo farci mancare un dolce che sia altrettanto eccezionale. Castelbuono infatti è sede principale di una delle pasticcerie più famose di tutta la Sicilia, la quale ha avuto anche risonanza all'estero. Mi riferisco alla pasticceria Fiasconaro, conosciuto visto i numerosi premi vinti dal suo eccezionale panettone. Ecco perché dicevo che questo paese è legato così al Natale, quindi non ero proprio pazzo, o forse sì, ma comunque... Questo fantastico panettone, figurati che viene da anni sponsorizzato anche da Dolce & Gabbana. Loro fanno delle meravigliose confezioni, ma comunque il panettone è fiasconaro e quindi siciliano. La pasticceria Fiasconaro riesce a mettere nelle sue creazioni tutto quello che c'è di buono in Sicilia e quindi crea dei prodotti davvero unici e impareggiabili. Non sapete che panettone prendere perché sembrano tutti buonissimi? Beh, in effetti siete spacciati, dovete mangiarli tutti. No, vabbè. Allora, tuttavia, nel bar antistante della pasticceria potete trovare degli assaggi gratuiti. Sì, avete sentito bene, gratuiti! In Sicilia, beh, noi siamo fatti così, abbiamo a rendere felice il prossimo. E credetemi, davanti a questa pasticceria vedrete solo facce felici e contente. Perché sono delle creazioni artigianali davvero eccezionali. Credetemi quando vi dico che sono davvero irresistibili. Quest'anno ne ho già divorati 3. Bene viaggiatori, spero di non avervi fatto venire troppa fame. Anche se io una fetta di Fiasconaro ora la mangerei. Ma comunque, non distraiamoci. Il video è terminato, ma non le avventure di The Urlauber. Mettete tanti mi piace qui su YouTube e per favore non solo su Facebook, anche su Facebook, ma non solo. Condividete questo video in modo da far conoscere le meraviglie della Sicilia a tutti i vostri amici. Ciao a tutti amici miei e ci vediamo per la prossima avventura.